Adesso vediamo la meravigliosa natura nell'acqua. Buondì, Capanna Alpina, ed oggi facciamo un bellissimo giro autunnale. Saliamo al Col dell'Occia, saliamo alla Forziera del Lago, dall'altra parte giù al lago La Cassoia, rifugio Scottoni e Capanna Alpina. Oro, oro, oro. La salita al Col dell'Occia della Capanna Alpina è tutta, quasi tutta a gradini. Sono 45 minuti, un'ora a seconda del passo. Sulla via verso il Col dell'Occia ad un tratto c'è questo piccolo pianoro dove è bellissimo stare in tenda, vero? E poi inizia l'ultimo tratto più ripido. Ed ecco che stiamo scollinando al Col dell'Occia e quindi siamo pronti ad addentrarci nel Fanes prima di iniziare a scalare verso la Forziera del Lek. Ciao belli! Chi lo ha detto di quella? La mitica radice del Fanes. Sì, ma mi sono incastrato. Occhio, ai! Quanti di voi la riconoscono in questo video? Questo Tutti. è stato i romani che hanno scritto qualcosa. Io me la ricordo da quando sono piccolo, sempre qua. Vieni a vedere i romani cosa hanno scritto. I romani? Cosa hanno scritto i romani? Non so. Questi sono i vandali. No, non i romani, i vandali, quelli che scrivono robaccia.
Ecco i nostri avventurieri e simpatici amici. A noi proprio non è che i sentieri normali piacciono, quindi ogni tanto facciamo un po' delle varianti e ci incastriamo un po' in qualche... un po' molto. Ah, ciao Gabriel! Nudi e crudi. Questo è il sentiero che fa anche parte dell'alta via numero 1 delle Dolomiti e ci dirigiamo verso la Forcella del Lek, da dove abbiamo una vista stratosferica sul lago Lagazuoi. Ora si vede qua su la forcella del lago e il nostro ultimo pezzo per salire lungo il vallone. Sulla nostra destra abbiamo il Pizboe, ovviamente la Marmolada, e in fondo a valle la capanna alpina. Siamo quasi in cima, vediamo i due inseguitori e sullo sfondo la valle del Fanes, stupenda. Qua su la cima del Conturines. Gabriel, cosa ci mostri adesso? Vi mostro, visto che i turisti sono molti appassionati dalle impronte della neve, io vi mostro come fare due mini Bigfoot. Adesso prendete le mani così sulla neve, facete sacchete giù, poi fate 1, 2, 3, 4, 5. Un po' strano, un po' più grosso potete anche farlo, e qua 1, 2, 3, 4, 5. E questi sono impronte di Bigfoot. Bellissimo, bellissimo, sono il Gollum. Siamo arrivati? Oh, che bellissimo. Cosa vedete? Giusto? Facciamo un picture. Eccoci alla forcella del lago e adesso inizia la discesa verso il lago Lagazuoi.
poco sotto la forcella arriviamo ad un tratto che ancora non si vede nulla, e poi eccolo là, il lago Lagazuoi. Qua abbiamo il lago Lagazuoi e seguendo il sentiero si arriva su fino al rifugio Lagazuoi, da vedere qua. Questo è il sentiero abbastanza frequentato, specialmente tra coloro che fanno l'Alta Via 1 delle Dolomiti, e anche uno dei tratti più spettacolari. Non per nulla c'è questa vista, come dicevo, tratti più spettacolari. E per chi volesse fare una volta l'Alta Via 1 delle Dolomiti, o anche solo un pezzo dell'Alta Via 1, vi lascio il link a Holy Mites, scritto Holy Mites qua sotto, dove organizziamo, sono anch'io parte del gruppo, organizziamo varie tipologie di vacanze attive per le Dolomiti, tra cui c'è l'Alta Via 1, un trekking di 7 giorni che parte dal lago di Braies, attraversa il Fanes, Lagazuoi, Pelmo, fino ad arrivare al Passo Duran e poi Belluno. Magari avete già visto il video della discesa del Lagazuoio, uno dei video più visti sul canale. Ecco, così adesso è quello che vedete in estate. Lagazuoi, qua la pista fa tutto il traverso di qua, scende da dietro e poi vedete la strada forestale che porta verso lo Scotoni. Questa è la versione estiva. Il lago non è più alto come in estate, perché molte sorgenti che scendono dalle pareti del Lagazuoi sono già ghiacciate, quindi riusciamo a scendere un bel po' di livello. Allora, al lago Lagazuoi vediamo a destra. No, non mica con la GoPro, è proprio l'aria sera. No, è proprio giusto. Guarda, 2, 3 pesci. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto per la pausa? Salsiccia affumicata di camoscio, rape e cracker come aperitivo, dopo panino al prosciutto crudo con grana.
Ecco, ci lasciamo dietro di noi il lago Lagazzoi e adesso la discesa verso il rifugio Tony. Rifugio Scotoni chiuso. Ciao! Ecco Nesa. Il pianoro dello Scotoni, magari la prossima volta andiamo su con la prima neve con gli sci d'alpinismo. Quando si formano le cascate del ghiaccio della pista del Lagazzoi? Ecco la risposta: a fine ottobre. Adesso iniziano pian piano a formarsi le cascate di ghiaccio e poi in inverno le vedete grandi che si stagliano dalla montagna. Eccoci in discesa, pista Lagazzoi. La discesa! Gabriel, spiega un po' cosa abbiamo fatto oggi. Oggi siamo partiti dalla capanna alpina, che è questa qua. Ok. E poi siamo andati su. Sì. Abbiamo fatto salto. Col de Loccia? Sì, Col de Loccia. Su qua. Sì. Poi qua. Passo Tadega, sì. Poi qua siamo andati qua su. Sì. Qua poi siamo andati qua, tutto su sopra una montagna. Fino alla forcella del lago. Sì, no? qua. Poi siamo scesi Scesi. al lago. Al lago. Lago Lagazzoi. E poi ciac. Rifugio Scotoni. Ni? E poi ritorno al capanna alpina. Sì. Allora ci abbiamo messo 4 ore e 21 e sono 10 km e mezzo circa. Bravo. Sei stato bravo?